Introduzione. C'era una volta, nella magica terra d'Equestria, un'era in cui gli ideali di amicizia avevano lasciato spazio ad avidità, egoismo, paranoia e all'accaparramento di sempre minori spazi e risorse naturali. Gli stati si erano armati contro i loro vicini. La fine del mondo avvenne come era stato predetto. Il mondo sprofondò in un abisso di fuoco magico e magia oscura. I dettagli sono triviali ed inutili. I motivi, come sempre, fini a se stessi. La vita fu quasi del tutto cancellata via dal mondo. Una grande pulizia, la scintilla magica negli zoccoli dei poni, infuriò rapidamente fuori controllo. Mega incantesimi piovvero dal cielo. Intere nazioni vennero divorate dalle fiamme, inghiottite dagli oceani ribollenti. I poni furono quasi estinti. I loro spiriti divennero parte della radiazione ambientale che permeò la terra. Una quieta oscurità scese sul mondo, ma non fu, come alcuni avevano predetto, la fine del mondo. Al contrario, l'Apocalisse fu semplicemente il prologo per un altro sanguinoso capitolo nella storia dei poni. Nei primi giorni a migliaia vennero risparmiati dagli orrori dell'Olocausto, trovando asilo in enormi rifugi sotterranei chiamati scuderie. Ma quando riemersero trovarono solo l'inferno della devastazione a salutarli. Tutti tranne quelli nella scuderia 2, poiché nel fatitico giorno in cui il fuoco magico piovve dal cielo, le enormi porte d'acciaio della scuderia 2 si chiusero e non si riaprirono mai più. Fallout Equestria. Prologo sui P-Back di Cutie Mark. Se voglio raccontarvi l'avventura della mia vita, spiegando come sono giunta in quel posto con quelle persone, è perché ho fatto quel che sto per fare. Dovrei probabilmente iniziare spiegandovi qualcosa sui P-Back. Che cos'è un P-Back? Un P-Back è un dispositivo, indossato su una zampa anteriore appena sopra lo zoccolo, assegnato ad ogni pony di una scuderia non appena diventano abbastanza grandi per cominciare a lavorare. Fusione di magia degli unicorni e di scienza. Il P-Back misura costantemente la vostra salute, aiuta ad amministrare impiastri curativi ed altre medicine, tiene traccia ed organizza ogni cosa nelle vostre sacche, assiste nelle riparazioni e tiene qualsiasi nota o mappa a portata di zoccolo. In aggiunta, permette di ascoltare a piacere le trasmissioni della scuderia o di sintonizzarsi e decrittare praticamente ogni frequenza radiofonica. E non è tutto. Il proprio P-Back genera un EFS, che indica la direzione ed aiuta a stimare se i poni o le creature attorno a te siano o meno ostili. E forse la cosa più impressionante, un P-Back può magicamente aiutarti in combattimento per brevi periodi di tempo, mediante l'uso del SATS. Oh, ed una caratteristica che non va dimenticata. Può tenere traccia della posizione di oggetti o poni marcati, inclusi i proprietari di altri P-Back. Quindi se un pony in qualche modo si perde, non chiedetemi come sia possibile perdersi in una scuderia, ma occasionalmente accade. Chiunque conosca il marcatore del disperso lo può trovare istantaneamente. Si può perfino far brillare come una torcia. Quindi sì, i P-Back sono testimonianza della scienza arcana degli unicorni. E sì, avere un P-Back è un grosso vantaggio. E visto quanto meraviglioso e miracoloso tutto ciò possa sembrare, è difficile far capire ai pony che non hanno mai vissuto in una scuderia quanto ordinario, quanto banale fosse un P-Back agli occhi dei pony che vivevano nella scuderia 2. E perché fossi insoddisfatta di averne uno come Cutie Mark. Ogni pony nella scuderia 2 aveva un P-Back. Tutte le funzioni che ho menzionato? La maggior parte dei pony non ne usa nemmeno la metà. Lo usavano soltanto per sintonizzarsi sull'emittente della scuderia, per ascoltare la dolce, dolce voce di Velvet Remedy la sera o gli ultimi concorsi della scuola di canto durante la giornata. La scuderia aveva 2 leghe calcistiche, una che permetteva il SATS ed una che lo proibiva. A parte ciò, la maggior parte dei pony non badava minimamente al proprio P-Back. La capogiumenta assegna ad ogni pony il proprio P-Back nel giorno del loro Cutie Mark Party.
Solitamente 1 o 2 giorni dopo aver ottenuto il simbolo sui propri fianchi, che mostra a tutti cosa ti rende speciale, a cosa tu sia destinato ad essere bravo a fare. Una volta che si è mostrato, la capogiumenta sa a quale lavoro assegnarti. Sai qual è il tuo posto nella scuderia. Quindi no, non ero per nulla emozionata del fatto che quello che mi rendeva speciale fosse qualcosa che ogni pony aveva. Era un po' come dirmi che non ero per nulla speciale. Certo, avere un P-Back come Cutie Mark avrebbe potuto significare che ero destinata a diventare una fantastica puledra riparatrice di P-Back o qualcosa del genere, ma in realtà era come avere il Cutie Mark di un Cutie Mark. Non ha aiutato il fatto di essere l'ultimo pony ad ottenere il proprio Cutie Mark. Poco sorprendente con il senno di poi. È un po' difficile scoprire cosa si suppone tu sia brava a fare quando quel che si suppone tu sia brava a fare è qualcosa che non ottieni fino a quando non hai scoperto cosa tu sia brava a fare. Quindi ho provato di tutto. Ho anche provato ad inventare cose nuove. In quanto unicorno, la mia magia innata mi permette un livello di fine manipolazione di cui i pony di terra non possono godere. Ogni pony può afferrare una chiave coi denti ed aprire una serratura, ma usare più strumenti in un'operazione veramente delicata? Quello richiede levitazione di precisione. Quindi decisi di imparare a forzare serrature con forcine e cacciavite. E stavo diventando anche abbastanza brava. Sfortunatamente non mi ha fatto ottenere il mio Cutie Mark. Mi ha fatto solo finire nei guai. Sono persino, per mia umiliazione, passata attraverso il CAT, nella speranza che mi potesse guidare verso quello che mi rende speciale. Invece no. Il mio CAT era del tutto nella media, con solo qualche punteggio marginalmente superiore in un paio di settori, indicando che sarei potuta essere adatta per lavorare come tecnico di P-Back o come ispettore della lealtà alla scuderia. 2 opzioni, devo sottolineare, che erano ancora meno impressionanti se si considera che generalmente ci si aspetta che gli unicorni lavorino nel comparto tecnico-amministrativo. È così, a parte per gli unicorni che sono artisti naturali, come Velvet Remedy. Come dicevo prima, la nostra magia innata ci permette quel tipo di manipolazione e di precisione che il lavoro tecnico richiede. Alla stessa maniera, la capogiumenta e l'amministrazione erano sempre unicorni. Dopotutto, è la magia da unicorno della capogiumenta che crea la finta luce solare usata per far crescere il nostro meleto sotterraneo. Ed anche se le nostre mele possono non sembrare come quelle meravigliose bellezze rosse dei vecchi libri, sono quello che ci tiene in vita. È stato solo perché mi lasciarono mettere zoccolo in entrambe le posizioni che mi guadagnai l'accesso di un P-Back prima di riceverne uno mio. Altrimenti potrei non aver mai ottenuto il mio Cutie Mark. Oh, il mio nome è Little Pip. Figuratevi, mi è stato dato quel nome perché ero la più giovane e piccola. Ed anche mia madre ebbe il buon senso di non chiamarmi Pip Squeak. Non che non le voglia bene, ma quando il Cutie Mark di una puledra è un bicchiere di sidro forte. Comunque, è divertente come nomi del genere certe volte assumano un significato. Piacere di conoscervi. Ecco la mia storia. Capitolo 1. Fuori dalla scuderia. Perché nella scuderia 2 nessun pony entra e nessun pony esce. Grigio. I muri dell'officina riparazioni erano tutti di un monotono, spento grigio. Il particolare muro che stavo guardando aveva il merito di essere di un grigio particolarmente pulito. I P-Back sono notoriamente robusti ed affidabili, quindi essere il tecnico P-Back della scuderia significava passare lunghi periodi senza nulla da fare. Essere l'apprendista del tecnico P-Back significava che mi toccavano tutti i banali lavoretti quotidiani, mentre il mio istruttore faceva prolungati sonnellini nella stanza sul retro. Lavoretti come pulire i muri. Questa parete ha bisogno di un murales. Mi lasciai fantasticare, immaginando la capogiumenta consentire ed ordinare a Palette, in persona, di trasformare la nostra officina in uno dei suoi capolavori vivacemente colorati. Palette era la più grande pittrice della scuderia 2, e come ogni artista di talento, ciò la rendeva un tesoro per la comunità. La vita nella scuderia 2 inevitabilmente ti divorava lo spirito. Nascevi nella scuderia, vivevi l'intera vita nella scuderia. Saresti morta lì, ed il corso della tua vita era ampiamente determinata dal tuo Cutie Mark Party. Perciò la capogiumenta insisteva perché ogni settimana una nuova canzone venisse aggiunta al repertorio dell'emittente della scuderia,
che le aree pubbliche fossero vivacemente colorate e decorate con murales allegri e motivanti, che venissero regolarmente organizzate feste nell'atrio. Tutti quegli sforzi erano per distrarre ed allontanare la depressione. Tornai rovinosamente alla realtà, continuando a guardare l'eternamente grigio e vuoto muro. Abbellire le aree di manutenzione era già una priorità tragicamente bassa e l'officina del tecnico Pieback era una delle aree meno trafficate delle officine. Sentii le mie orecchie abbassarsi mentre iniziavo a realizzare che avrei guardato lo stesso muro grigio per praticamente ogni giorno del resto della mia vita. Oh cara, va veramente così male? E lei era lì, Velvet Remedy, il meraviglioso unicorno femmina dal manto color carbone, con striature colorate nella criniera. Dalla voce morbida come la seta e ricca come il cioccolato più fine, stava sul portone della mia officina. Mi sentii subito felice di aver finito le pulizie ed al contempo mi vergognai che la stanza fosse così al di sotto del suo livello. Non potevo credere che lei fosse lì. L'avevo vista sul palco superiore alle ultime feste. Ascoltavo le sue canzoni incessantemente, registrando ogni nuova sul mio Pieback, per non dover aspettare di sentirla di nuovo. Lo ammetto, avevo una cotta per lei da anni. Io ed almeno 300 altri pony. Mia madre ne rideva. Little Pip, Diceva, ridacchiando con le sue amiche. le porte del fienile di Velvet Remedy non si aprono in quella direzione. Ci misi un paio d'anni per capire cosa mia madre intendesse dire. E ci misi svariati secondi per realizzare che Velvet Remedy mi aveva appena chiesto qualcosa. Cosa? Bellissima risposta, Little Pip. Così elegante. Avrei voluto scavarmi una via di fuga attraverso il pavimento di cemento e coprirmi con i detriti. Lei sorrise dolcemente. Mi sorrideva. E con quella voce meravigliosa. Sembravi così affranta mentre stavo entrando. C'è qualcosa che posso fare per te? Velvet Remedy si offriva di aiutare me. Lo shock mi fece riprendere il controllo. Velvet Remedy doveva avere un qualche motivo per essere laggiù, qualche motivo riguardante il suo Pieback. Era improbabile che volesse soltanto passeggiare per le officine, dopo tutto. Guardandomi attorno, realizzai che ero l'unico pony al lavoro. Il mio insegnante era, come al solito, a dormire nel suo ufficio. Oh, no, non era niente. Cercai di ricompormi. Come posso essere di aiuto? L'espressione di Velvet Remedy era compassionevole e dubbiosa, ma alzò la zampa anteriore, portando alla mia vista il suo Pieback. Un modello più elegante del mio, con le sue iniziali ed il suo cutie mark, un bellissimo uccellino con le ali aperte ed il becco aperto nel canto, che lo abbellivano con gusto. Mi dispiace disturbare, ma sta cominciando a fare irritazione. Potresti cambiare l'imbottitura? Oh, certamente! Stavo già levitando le chiavi speciali da usare per sbloccare il Pieback dalla zampa di un pony. Come apprendista tecnico di Pieback, avevo ogni tipo di strumento di precisione nelle tasche della mia bardatura da lavoro. Lo faccio immediatamente! Il Pieback si staccò con un click. Velvet Remedy ridacchiò con esitazione, abbassando lo zoccolo. Oh no, va bene lo stesso. Prenditi il tempo necessario. Torno nella mia stanza a mettere qualche unguento su questa zampa e mi riposerò nel pomeriggio. Vero. Si sarebbe esibita al Saloon della Scuderia 2 l'indomani notte. Avrei dovuto lucidarlo per renderlo degno di essere indossato sopra il suo zoccolo. Se ci avessi passato tutta la notte sopra, avrei potuto dargli una completa messa a punto e farlo tornare a funzionare come il giorno in cui lo ottenne, e sarei riuscita a riconsegnarglielo prima dello spettacolo. Va bene, te lo riconsegnerò per domani a quest'ora. Non rimarrai insoddisfatta, te lo prometto. Mi sorrisi ancora, e tutto il grigio del mondo non sarebbe riuscito a rabbuiare la mia giornata. Grazie. E poi si girò per andare. Guardai il suo cutie mark scomparire dietro la porta, e poi non c'era più. Il giorno dopo stavo fischiettando una delle canzoni di Velvet Remedy mentre camminavo nel salone, diretta alla sua stanza. Il suo Pieback fluttuava accanto a me in un campo di levitazione magica, imbottito col miglior rivestimento che ero riuscita a trovare e luccicante come nuovo. Ero stanca per la lunga nottata di lavoro, ma di ottimo umore. Velvet Remedy sarebbe stata così felice del mio lavoro.
Girato l'angolo, le mie fantasie vennero interrotte dalla massa di pony radunati fuori dalla stanza di Velvet Remedy. Accidenti, sarei stata costretta a combattere per farmi strada fra i cacciatori di stampa, zoccolo e paparazzi. Facendo levitare il payback più in alto, iniziai a farmi largo tra la folla. È scomparsa! Ma come ha potuto andarsene? Le voci sommesse di nitriti di panico attorno a me crebbero in maniera allarmante. Perché avrebbe dovuto abbandonarci? Andata! Velvet Remedy era andata! E poi le parole che mi raggelarono. Non pensavo nemmeno che le porte della scuderia potessero aprirsi. Era andata fuori! Niente paura, pony! Rimbambò la voce della capogiumenta da un qualche punto nella folla. Ho il marcatore di ogni pony della scuderia. Manderò personalmente fuori una squadra di ricerca. Avremo indietro la nostra Velvet entro la fine della giornata. Non preoccupatevi. Mi sentii affogare in un umido, freddo cemento. Il mio sguardo si levò lentamente verso il payback che fluttuava sopra di me. Abbassai la testa, cercando lentamente di uscire dalla folla, avvicinando il payback. Quando la capogiumenta avrebbe richiamato il marcatore di Velvet Remedy, avrebbe condotto chiunque non a lei, ma al suo payback fermo in assistenza. Urtai con un tonfo qualcuno, spaventandomi abbastanza da far evaporare in una nuvola il campo di levitazione, e lo scintillante payback cadde sferragliando a terra. Girandomi mi trovai faccia a faccia con la capogiumenta. Non parlò, ma il suo sguardo si posò sul payback a terra. Le iniziali di Velvet Remedy ed il suo cutie mark erano chiaramente visibili. Che cos'è questo? La capogiumenta parlò lentamente, pericolosamente. Tutti gli sguardi si girarono verso di me. Potevo sentire ogni singolo paio d'occhi. Nessuno parlava. Il silenzio scese come una cappa. La mia bocca era secca. Non riuscivo a parlare. Non ne avevo bisogno. Potevo sentire l'ondata di odio. Dozzine di fan pony di Velvet Remedy, ed io ero il pony che portava il motivo per cui il loro idolo era disperso. La voce della capogiumenta era bassa e sorprendentemente gentile. Prendilo con te e vai nella tua stanza. Velocemente. Non me lo feci dire 2 volte. Passai quella sera a letto, giocherellando col payback di Velvet Remedy, mentre la radio del mio trasmetteva un'altra replica della tragedia della giornata. Non potevo crederci. Velvet Remedy se n'era andata. Non riuscivo a capire. Come aveva potuto lasciarci? Perché avrebbe voluto andarsene? Le porte di uscita della scuderia 2 erano chiuse e sigillate. Solo la capogiumenta conosceva il codice segreto per aprirle, assumendo che si potessero aprire. Cosa che ovviamente potevano fare. Ma perché? Nessuno sapeva realmente cosa ci fosse di fuori, sempre che ci fosse qualcosa. I libri di storia suggerivano che il mondo fosse distrutto, senza vita e velenoso. Quello era, almeno, il comune e logico assunto. Ma una storia di fantasmi che qualcuno mi raccontò durante il mio primo e unico pigiama party mi aveva fatto avere incubi orribili ed ancora si nascondeva nelle ombre della mia testa. Una storia di un pony che in qualche modo era riuscita ad aprire le porte della scuderia ed era uscita fuori, solo per scoprire che non esisteva alcun fuori. Solo un enorme nulla che trascinò via il pony, divorandole l'anima, fino a che non divenne anch'essa nulla. Empiricamente sapevo che non poteva essere così, ma l'immagine mentale ancora mi terrorizzava. Le 2 cose che capivo erano che Velvet Remedy mi aveva fatto rimuovere il suo payback, in modo che la capogiumenta non potesse tracciarla, e che io ero fottuta. Essere la più piccola pony della mia età e l'ultima ad avere ottenuto il proprio cutie mark non mi aveva aiutato nel fare amicizia con i miei compagni. Onestamente nemmeno mia madre mi aveva aiutato, e nemmeno a svegliarmi urlando durante il mio primo pigiama party. Quindi ero abituata a stare da sola. Ma non avevo mai avuto nemici, fino ad ora. Ero invisibile per gli altri pony, ma nessuno mi aveva mai odiato. Non potevo comunque dar loro torto, anche se pensavo fosse assolutamente ingiusto. Erano feriti ed arrabbiati ed avevano bisogno di un capro espiatorio. I notiziari non avevano riferito il mio nome, ma solo che il payback decorato e personalizzato di Velvet Remedy era stato trovato in possesso di un tecnico payback. Ma essendocene 2, non fu difficile
per qualsiasi pony capire, anche senza lo spettacolo davanti alla porta di prima. La capogiumenta stava parlando alla radio. Sentiamo tutti quanti questa perdita, ma voglio ricordare ad ogni pony che è una scelta di Velvet Remedy. Ha scelto di abbandonare la sua casa, di abbandonare noi, la sua famiglia. Ha tradito la mia fiducia e ha tradito la vostra, esattamente come ha tradito la fiducia del pony che ha ingannato per farsi togliere il pip-pack, assicurandosi che noi non potessimo più trovarla. So che molti di voi sono arrabbiati o feriti. Devo indirizzare la vostra rabbia verso la vera causa. Per quanto grata fossi per le sue parole, non sarebbe riuscita a cambiare il risentimento che avrei dovuto affrontare tutti i giorni, anche se ogni pony se lo fosse tenuto per sé. Aleggiava nell'aria come fumo stantio. Cercai di distrarmi con il payback libero, incappando in un file criptato. Lo avevo visto già il giorno prima ed avevo pensato fosse probabilmente una nuova canzone non ancora finita. Non avevo voluto aprirlo, allora, sia per rispetto della privacy di Velvet Remedy, che per odio per le anticipazioni, ma pensai che a quel punto non importava più. La canzone non sarebbe mai più stata suonata. Aprendo una tasca dalla mia bardatura degli attrezzi, ne tirai fuori uno che mi avrebbe permesso di rimuovere la criptografia in sicurezza e facilmente. Era un file audio. Lo eseguii. Mi alzai di scatto, sorpresa per quello che avevo sentito. Spensi rapidamente la radio e lo rimandai in esecuzione. Non riconobbi la voce. Era femminile, abbastanza dolce, ed aveva uno strano accento che non somigliava a nessun altro nella scuderia. Ma ora sapevo come aveva fatto Velvet Remedy ad andarsene. Dovevo essere rimasta lì seduta per ore, contemplando cosa avrei dovuto fare. Ma finalmente avevo operato la mia scelta. Sarei andata fuori per seguirla. Sarei andata per riportarla indietro. Stavo lì, a guardare le gigantesche porte d'acciaio che sigillavano la scuderia 2 dagli orrori o dal nulla che stava fuori. E guardai le 2 guardie che bloccavano la mia strada. Avevo riempito le bisacce di mele e generi di prima necessità. Avevo preso anche un grande libro delle scienze arcane per avere qualcosa da leggere. 2 borracce mi pendevano dal collo. Ero pronta per andare. Ma la capogiumenta voleva essere sicura che non ci fossero episodi di emulazione. Insistenza e sguardi torvi non mi avrebbero portato da nessuna parte. Il mio corno stava risplendendo, ma loro rimanevano al loro posto, per nulla impressionati. Non mi avrebbero lasciata nemmeno avvicinare al pannello di controllo. Ehi, ma tu non sei la puledra che ha lasciato che la nostra Velvet andasse a perdersi là fuori? Una delle guardie chiese audacemente, facendo prepotentemente un passo in avanti. L'altra guardia si voltò dall'altra parte, disgustata. Non sono sicura se fosse disgustato da me o se la pensava come sembrava fare la capogiumenta, riguardo i pony che se la volessero prendere con me. Stavo quasi sperando fosse il primo caso, considerando cosa stavo per fargli. La cassapanca di metallo sopra di loro cadde sulle loro teste, mettendoli al tappeto. Pony terrestri, non si aspettano mai il trucchetto del qualcosa levita sopra di te. Ero ai controlli e stavo inserendo il codice dal payback di Velvet Remedy, quando la voce della capogiumenta risuonò dagli altoparlanti vicini. Ferma! Ti ordino di fermarti immediatamente! Certo, come no. Guardie! Voglio ogni pony di guardia alle porte della scuderia 2! Fermate quella puledra! Oh merda! I miei zoccoli volarono alla leva principale delle porte e pregai Celestia che quel codice funzionasse. Poi con tutta la mia forza la tirai. Un forte sferraiare riempì l'aria, seguito dal fischio del metallo e da un gran rombo che scosse la stanza. Mentre la guardavo, la gigantesca barra che serrava le porte della scuderia 2 scivolò di lato. Un enorme braccio snodato scese dall'alto, attaccandosi alla porta, e con un lacerante stridore spinse in fuori la pesante porta d'acciaio. Casualmente mi trovai a pensare con la voce di mia madre. Le porte del granaio della scuderia 2 non si aprono in quella direzione. Le porte della scuderia 2 non si sarebbero dovute aprire per nulla. Anche se ero stata io ad azionare la leva, ero stupita di vederla veramente aprirsi. Non sei obbligata a farlo. Little Pip, giusto? La voce della capogiumenta mi fece riavere dal mio stupore.
Potevo sentire i zoccoli delle guardie avvicinarsi al galoppo. Feci un passo attraverso la porta. Non ti preoccupare, la porterò indietro. No, non lo farai. Se esci di qua non ti lasceremo mai più rientrare. Per un momento il senso di ingiustizia fu pungente. La capogiumenta voleva mandare fuori una squadra di ricerca per portare Velvet Remedy. Ma Velvet era speciale. Ed io no. Una parte di me voleva tornare subito indietro, strisciando verso la mia stanza e la mia triste ma sicura vita. Trascinandomi un poco, uscii fuori dalla porta. Con un sibilo finale ed un rumore sferragliante, le porte d'acciaio della scuderia 2 si chiusero irrevocabilmente dietro di me. Non so cosa mi aspettassi di trovare appena oltre la porta, ma di sicuro non quel lungo, oscuro corridoio che puzzava di legno marcio ed aria sepolcrale. Non ero più nella scuderia, ma non ero nemmeno ancora fuori. Ero nel limbo. Accesi la luce del mio pippack e balzai indietro per lo spavento alla vista degli scheletri di poni morti da lungo tempo sparsi per la via. L'esterno della porta della scuderia era butterata, dove i poni avevano picchiato i zoccoli fino a spezzarseli, cercando di entrare. Avanzando velocemente scoprii che il corridoio si apriva su una vecchia stanza con delle scale che salivano verso una botola dalla serratura spaccata. Il varco dal mondo esterno verso la scuderia 2 era stato astutamente camuffato da porta di un deposito di mele. E per camuffato intendo che la persona che l'aveva costruita aveva realmente edificato un deposito di mele. Dopo aver preso un profondo respiro, trottai su per le scale, spalancai la porta del deposito ed uscii all'esterno. Nuovo livello. Nuovo vantaggio. Cherchez la puledra. Più 10% di danno verso lo stesso sesso ed opzioni di dialogo speciali con certi pony.